L'Italia, con la sua ricca storia e cultura, ospita un tesoro nascosto di meravigliosi borghi medievali che raccontano storie di un passato emozionante. In questo terzo episodio, ci concentreremo su altri 20 borghi medievali incantevoli, ognuno con la sua unicità e fascino intrinseco. Dal nord al sud, questi luoghi ci regalano un'esperienza indimenticabile nel passato, trasportandoci in un mondo di architettura e tradizioni autentiche. Iniziamo il nostro viaggio nella Toscana, una regione famosa per la sua bellezza naturale e il suo patrimonio culturale. Pitigliano, noto anche come la piccola Gerusalemme per la sua comunità ebraica storica, offre una combinazione di architettura etrusca, romana e medievale. Le strade di tufo e le case incastonate nella roccia donano un'atmosfera misteriosa e suggestiva. Esplorando le sue strade tortuose e visitando i siti storici, ci si sente catapultati indietro nel tempo, ammirando l'eredità multiculturale di questa cittadina. Castiglione della Pescaia, invece, è una località costiera che combina l'atmosfera di un borgo medievale con le bellezze del Mar Tirreno. Le sue spiagge di sabbia dorata si estendono per chilometri, invitando a rilassarsi e a godere del sole e del mare. Il centro storico, circondato da possenti mura, racchiude angoli suggestivi, caratterizzati da stradine lastricate e piazzette storiche. Con la vista panoramica sulla costa e sull'arcipelago toscano, Castiglione della Pescaia regala emozioni indimenticabili ai turisti. Fiesole, situata sulle colline che sovrastano Firenze, offre uno spettacolare panorama sulla natura e sulle campagne circostanti. La sua posizione strategica la rende una delle gemme da scoprire in Toscana. Oltre alla vista, questo borgo custodisce testimonianze archeologiche uniche, come il Teatro Romano, che ci permettono di comprendere il passato glorioso della regione. Ci spostiamo ora nella regione della Puglia, famosa per le sue cittadine e il mare cristallino. Locorotondo, con le sue abitazioni bianche dai tetti a cumulo, è uno degli esempi più belli dell'architettura tipica della Valle d'Itria. Passeggiando tra le sue strade, ci si perde in un labirinto di vicoli e piazzette, ammirando la cura con cui sono conservate le tradizioni locali. Locorotondo è una vera perla incastonata tra ulivi secolari e trulli, che regala un'esperienza autentica e affascinante. Cisternino, situato anch'esso nella Valle d'Itria, è caratterizzato da un dedalo di vicoli in pietra e case bianche, impreziosite da fiori colorati. Questo borgo offre una varietà di ottimi ristoranti dove gustare la cucina locale e vivere un'esperienza culinaria indimenticabile. Le sue mura medievali custodiscono una storia millenaria, mentre le sue tradizioni enogastronomiche attirano visitatori da ogni angolo del mondo. Polignano a Mare, invece, noto per le sue enormi falesie a picco sul mare, ha un centro storico incantevole con stradine che si aprono su magnifiche terrazze panoramiche. L'azzurro intenso del mare contrasta con il bianco delle case, creando scenari da cartolina in ogni angolo. È una delle perle della Puglia, dove è possibile sperimentare una fusione perfetta tra bellezze naturali e testimonianze storiche.
L'Umbria, con il suo carattere suggestivo e le sue atmosfere intime, ci accoglie con due borghi straordinari, Bevagna e Todi. Bevagna è un gioiello ben conservato, con un'antica piazza circondata da edifici medievali e una chiesa romanica. Questo borgo è famoso per le sue manifestazioni storiche, come il Mercato delle Gaite, che trasforma il paese in un vero e proprio borgo medievale. Scoprire Bevagna significa immergersi nella vita quotidiana del Medioevo e respirare l'atmosfera autentica di un tempo passato. Todi, invece, situato su una collina, è un altro borgo umbro da non perdere. Con il suo magnifico duomo, piazze caratteristiche e scorci panoramici, affascina i turisti di ogni epoca. Qui è possibile passeggiare tra vicoli e scalinate che conducono a sorprese architettoniche inaspettate. La ricchezza artistica di Todi e la sua atmosfera intima creano un connubio irresistibile, catturando l'anima di chi lo visita. Spingiamoci ora nell'Abruzzo, una regione nota per la sua natura incontaminata e i paesaggi molto apprezzati. La regione è rinomata per la sua biodiversità e offre un paradiso per gli amanti della natura. Scanno, uno dei borghi più belli d'Italia, cattura l'immaginazione con le sue case in pietra e i balconi fioriti, che sembrano usciti direttamente da un dipinto. Situato alle pendici del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, offre una straordinaria varietà di paesaggi, dai boschi lussureggianti alle vette imponenti delle montagne, creando un'atmosfera unica e affascinante. Il lago di Scanno, uno specchio d'acqua incorniciato da montagne maestose, aggiunge un ulteriore tocco di magia a questo borgo da cartolina. Pesco Costanzo è un altro gioiello dell'Abruzzo, situato anch'esso nel Parco Nazionale. Questo borgo è famoso per i suoi caratteristici palazzi e i portali scolpiti, testimonianza dell'arte della lavorazione del ferro battuto, che ha una lunga tradizione in questa regione. Camminare per le sue stradine strette è come fare un tuffo nel passato, mentre si ammira l'eleganza delle antiche architetture. Il paesaggio circostante, caratterizzato da boschi secolari e paesaggi montani, offre infinite opportunità per escursioni e attività all'aria aperta. Spostandoci ora nella magnifica isola di Sardegna, scopriamo Bosa, un borgo affacciato sulla costa occidentale. I colori vivaci delle case e le strade in salita, che conducono al castello medievale, regalano una vista spettacolare. I vicoli e le casette colorate contribuiscono a creare un'atmosfera pittoresca e autentica, perfetta per una piacevole passeggiata tra le bellezze del borgo. Le acque del fiume Temo, che attraversa il borgo, e il panorama sulla valle aggiungono fascino e bellezza a Bosa, che incanta i visitatori con la sua autenticità e la sua atmosfera fiabesca. Proseguendo nella scoperta delle meraviglie sarde, incontriamo Castel Sardo, un altro affascinante borgo situato sul mare.
Il castello aragonese domina la città e offre una vista spettacolare sulla costa e sul golfo dell'Asinara. Le strade acciottolate e le botteghe artigiane aggiungono un tocco di autenticità a questo borgo, che si presenta come un scrigno di tradizione e bellezza. Il carattere unico di Castelsardo si riflette nella sua arte, nelle tradizioni artigianali e nell'accoglienza calorosa dei suoi abitanti. Ci spostiamo ora nella regione Campania, dove troviamo Atrani, uno dei borghi più belli della costiera amalfitana. Incastonato tra le montagne e il mare, questo borgo affascina con le sue stradine intricate e le casette colorate, che sembrano quasi abbracciarsi. La bellezza di Atrani ha attirato visitatori da tutto il mondo, ed è facile capire perché. Le viuzze strette e caratteristiche conducono a piazzette affacciate sul mare, regalando momenti di tranquillità e romanticismo. Atrani è sicuramente un gioiello nascosto della costiera amalfitana, che conquista con la sua autenticità e atmosfera incantata. In Lombardia, la nostra attenzione cade su Crema, un borgo circondato da mura medievali e dominato da una maestosa cattedrale. La città vanta anche un antico teatro e una biblioteca storica, che testimoniano la sua ricca eredità culturale. Crema è un'occasione per immergersi nella storia e nella cultura del passato. Le stradine lastricate, le piazze tranquille e gli edifici storici rendono questo borgo un vero e proprio tuffo nella storia, dove il passato si fonde con il presente. Spostandoci nell'Emilia-Romagna, scopriamo Ferrara, un borgo dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Questa città è un vero tesoro di architettura medievale e rinascimentale, con il magnifico castello estense, i palazzi storici e la cattedrale gotica. Ferrara è stata un importante centro culturale e artistico nel corso dei secoli, e ancora oggi mantiene un'atmosfera di eleganza e raffinatezza. Le mura che circondano il centro storico e le piazze ampie e maestose ne fanno un luogo incantevole, dove ogni angolo racconta un pezzo di storia. Spostandoci ora in Sicilia, soffermiamoci in Savoca, un borgo arroccato sulle colline con bellissimi panorami sul mare e sulla campagna circostante. Questo borgo è anche famoso per essere stato una delle location del celebre film Il Padrino, ed i turisti possono immergersi nelle atmosfere del film mentre esplorano le sue strade e le sue bellezze. L'eredità storica e culturale di Savoca si manifesta in ogni suo angolo, con edifici storici ben conservati e una sensazione di autenticità che avvolge fin da subito. Nella regione della Liguria, scegliamo Vernazza, uno dei 5 borghi delle Cinque Terre. Questo borgo di pescatori è un vero gioiello, con le sue case colorate a strapiombo sul mare e la sua atmosfera marinara. Le Cinque Terre sono celebri in tutto il mondo per la loro bellezza e autenticità, e Vernazza non delude le aspettative. Con i suoi vicoli stretti, le botteghe artigiane e i panorami magnifici, incanta i turisti, regalando un'esperienza indimenticabile. Siamo quasi alla fine del nostro viaggio e ci spostiamo nella splendida regione della Calabria, con Pizzo Calabro.
Questo borgo, con la sua antica fortezza e le strette viuzze, offre una vista panoramica sul Mar Tirreno e un'esperienza unica tra le tradizioni locali. La Calabria è nota per la sua cultura e gastronomia uniche, e Pizzo Calabro è il luogo ideale per scoprire queste tradizioni e immergersi nella vita di un classico borgo medievale. La bellezza naturale e l'atmosfera autentica lo rendono un posto speciale dove godere di momenti di pace e scoperta. Infine, chiudiamo il nostro viaggio a Nemi, nel Lazio, famosa per il suo lago di origine vulcanica e per le numerose leggende legate alla mitologia romana. Qui, storia, natura e cultura si fondono in un connubio unico, regalandoci un'esperienza indimenticabile. Nemi è un'oasi di tranquillità e bellezza, perfetta per rilassarsi e fondersi nella natura. Con i suoi vicoli tortuosi, le vedute panoramiche e il mistero che avvolge il lago, Nemi incanta i turisti, catturando i loro cuori e lasciando un ricordo indelebile di questa magica località. I borghi medievali d'Italia sono gioielli storici e culturali che meritano di essere esplorati e ammirati. Ognuno di essi ha una propria identità e storia unica, ma tutti ci regalano esperienze indelebili, capaci di farci viaggiare indietro nel tempo e immergerci nella bellezza senza tempo di questo straordinario paese, l'Italia.